Un caro saluto a tutti voi. Abbiamo avuto la gioia, io e mia moglie Maria Pia, di essere con amici Silvestro Montanaro alla manifestazione di Europe for Peace a Roma 5 novembre 2022 in piazza. Questa grossa manifestazione nazionale che è per la pace, partita da Piazza della Repubblica sabato con la concentrazione a mezzogiorno, è arrivata a Piazza San Giovanni dove ci sono stati i vari interventi. Questo è il manifesto della manifestazione. Cessate il fuoco subito, negoziato per la pace, Europe for Peace, manifestazione nazionale, Roma 5 novembre 2022. Mettiamo al bando tutte le armi nucleari, solidarietà con il popolo ucraino e con le vittime di tutte le guerre. Ecco l'idea per il manifesto che abbiamo realizzato. Amici Silvestro Montanaro ricorda Focus, Giovanni XXIII e la crisi di Cuba, 1962. Don Tonino Bello e la missione di pace dei Cinquecento, Sarajevo, 1992. La pace è necessaria, Ucraina, 2022. Se andiamo nel sito della eh, organizzazione Pace e Disarmo, possiamo trovare tutta una serie di materiali e di informazioni. Gli interventi dal palco sono stati coordinati da proprio il rappresentante di Rete Italiana Pace e Disarmo, Sergio Bassoli, coadiuvato da Francesca Giuliani di Sbilanciamoci, che sono state le due principali reti che hanno lanciato e coordinato questa manifestazione. Basso le ha dato la parola alla Giuliani, la quale ha letto il manifesto di questa giornata di Europe for Peace che verrà presentato al Parlamento, al governo italiano. Lo trovate ehm, andando su internet, appunto su Rete Italiana Pace e Disarmo, ma anche su Sbilanciamoci. E qui troverete il manifesto per la pace e troverete anche l'elenco dei partecipanti. Per quel che riguarda i partecipanti, eravamo oltre 600 realtà associative, più una serie di reti che radunavano altre realtà associative per un totale di oltre 1100 realtà associative. Dicevamo, dopo la lettura della Giuliani è stato invitato Don Antonio Dall'Oglio a leggere il messaggio che il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha ehm, inviato agli organizzatori della manifestazione. Poi sono stati condivisi due videomessaggi, quelli di Catherine Katia Shishire, attivista del movimento pacifista ucraino, che parlava in ucraino ed era sottotitolato in italiano, e quello di Alexander Belik, coordinatore del movimento degli obiettori di coscienza russi, il quale parlava in inglese, naturalmente anche questo con i sottotitoli. Poi Lisa Clark della rete Pace e Disarmo ha letto una lettera scritta e da lei tradotta dalla Eva Kusha, dalla sopravvissuta di Hiroshima, Setsuko Trulò, che ha pronunciato il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace 2017 assegnato alla International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, richiamando la necessità al disarmo nucleare.
mentre la vittima di ordigno inesploso, Nicolas Marzolino, giovane consigliere dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ha evidenziato l'impatto devastante a lungo termine delle guerre e delle armi. Poi è stata data la parola ai responsabili delle associazioni pilota che hanno aderito per prime a questa organizzazione. Ha parlato Raffaella Bolini per l'ARCI, Rossella Miccio per Emergency e per l'Associazione delle ONG italiane, Gianfranco Pagliaruro per l'AMPI, Emiliano Manfredonia per l'ACLI, le ACLI, Flavio Lotti per la Tavola della Pace, Comitato Promotore della Marcia Perugia-Assisi, Giuseppe De Marzo, Rete dei Numeri Pari, Giampiero Cofano, presidente nazionale della comunità Papa Giovanni XXIII e coordinatore della rete Stop the War Now, che ha portato con diverse carovane aiuti in Ucraina, Francesco Scoppola della Gesci, e infine è stata data la parola agli ultimi tre relatori, Don Luigi Ciotti di Libera, Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio e Maurizio Landini, che ha parlato in rappresentanza non solo della CGIL, ma di tutte le realtà sindacali presenti in piazza. La manifestazione era assolutamente apartitica, e tant'è vero che non è stata data parola a nessun rappresentante anche dei vari partiti politici italiani presenti in piazza e neanche si trovano presenti nell'elenco delle associazioni partecipanti. E noi abbiamo partecipato, come sapete, anche noi come amici Silvestro Montanaro. Nel suo intervento che io vi riproporrò, intanto ecco, vi voglio invitare ad andare sulla rete e a ehm, selezionare Manifestazione Nazionale Europe for Peace e qui troverete tutti gli interventi, sono 2 ore e un quarto di interventi, vi faccio ascoltare giusto una riflessione ehm, del segretario della CGIL. E vogliamo mandare un messaggio Maurizio Landini. molto preciso. Chi ha parlato prima di me ha già detto tante cose importanti. Io ne vorrei ribadire una, che credo sia la ragione per la quale siamo qui oggi, che noi tutti insieme non ci vogliamo assolutamente rassegnare alla guerra, non solo alla guerra in Ucraina, ma a tutte le guerre che oggi sono coinvolte e che sono presenti nel mondo. Noi non ci vogliamo rassegnare. Nell'intervento di Don Luigi Ciotti, che ha preceduto quello di Andrea Riccardi, vedete i due alle spalle di Landini, e l'ultimo a parlare è stato Landini. Don Luigi, il cui intervento in buona parte vi riproponiamo, visto che l'abbiamo ripreso da sotto il palco, ha citato un'iniziativa estremamente importante, quella promossa da Francuccio Gesualdi del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, come sapete uno degli allievi della scuola di Barbiani, Don Lorenzo Milani, e da padre Alex Zanotelli, da altri sottoscrittori, qui presentato in questo articolo dell'Avvenire del 4 novembre 2022, che riguarda la possibilità di dare 6 per 1000 del proprio gettito IRPEF per chiedere l'istituzione di una realtà nazionale a livello ministeriale che riguardi l'intervento di pace nei conflitti. Per la pace, vi leggo l'articolo, per la pace come capovolgere la spesa militare con la campagna del 6 per 1000. Abbiamo la cattiva abitudine di occuparci di pace quando cadono le bombe, ma a quel punto è troppo tardi. Le guerre vanno prevenute, si prevengono costruendo attivamente la pace attraverso iniziative di giustizia, diplomazia, disarmo.
tre percorsi inseparabili fra loro, perché non può esserci diplomazia senza giustizia e non può esserci disarmo senza diplomazia. Non si può pretendere di avere rapporti pacifici se c'è chi vive di prepotenza e se le diseguaglianze restano radicate. Sinora le guerre moderne sono state per il controllo di combustibili fossili e di minerali per la siderurgia. Da qui in avanti saranno sempre di più per l'acqua, per i minerali rari, per le terre agricole, per la biodiversità, per il controllo delle catene di fornitura in settori chiave come i semiconduttori, robotica, farmaceutica. La prepotenza provoca risentimento, rancore, diffidenza, stati d'animo che preparano la strada all'inimicizia e al desiderio di vendetta, con esiti imprevedibili per l'estensione e la forma che possono assumere. L'alternativa è la politica del rispetto, la capacità di intrattenere rapporti commerciali che tengano conto dei diritti e delle esigenze di tutti, fino a saper abbandonare la logica della convenienza per adottare quella della solidarietà. Un passaggio quasi inconcepibile per la dominante mentalità materialistica, secondo la quale le relazioni economiche non possono mai concludersi con perdite monetarie, ma è la visione miope di chi continua a non capire che le rinunce economiche sono spesso compensate da guadagni su altri piani. La concordia, la riconoscenza, la fiducia, ingredienti fondamentali di quei rapporti di amicizia che garantiscono la pace. Il che dimostra che c'è una stretta correlazione fra modello di sviluppo e pace, avvalorando la tesi di chi sostiene che la pace, al pari dell'ecologia, è un concetto di tipo integrale. Accanto a condizioni di equità, l'umanità deve anche dotarsi di sedi e vie diplomatiche per la composizione pacifica dei conflitti. Un'esigenza che i nostri costituenti avevano ben chiara quando nell'articolo 11 precisarono che l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Parole che dovremmo intendere in senso estensivo, facendo assumere all'Italia il ruolo di negoziatore attivo per la risoluzione di conflitti internazionali, ma anche quello di grillo parlante in seno all'Unione Europea, affinché venga attuato l'articolo 21 del Trattato UE. L'Unione definisce e attua politiche comuni al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Intenti che si perseguono anche raggiungendo un posto al tavolo della Commissione europea, il posto di commissario per la pace, incaricato di analizzare le situazioni di conflitto esistenti nel mondo e quindi proporsi come facilitatore per la loro soluzione. La sensazione è che non imboccheremo mai la strada della diplomazia finché non ci crederemo. Parliamo di pace, ma prepariamo la guerra. Parliamo di diplomazia, ma rafforziamo le armi. Le alleanze militari a questo sono vocate. Non a caso, recentemente la NATO ha chiesto a tutti i suoi membri di innalzare la propria spesa militare al 2% del PIL. Una pericolosa escalation. L'alternativa è ridurre la spesa militare, cominciando a costruire percorsi di difesa non armata. Nella storia si sono avuti vari casi di eserciti messi in difficoltà da popolazioni che hanno attuato la non collaborazione. Maestri come Gandhi, Martin Luther King, Tolstoi, Don Lorenzo Milani ci hanno insegnato che nessun potere può sopravvivere di fronte a popolazioni che in nome dei propri valori attuano la non collaborazione tramite la disobbedienza civile. Papa Francesco definisce la guerra una follia e lo è ancora di più alla luce del fatto che la difesa popolare e non violenta è possibile, purché ci si investa. Per questo la rete Pace e Disarmo chiede al Parlamento il varo di una legge per l'istituzione del Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. Una proposta di legge che tra l'altro contiene anche la cosiddetta opzione fiscale, ossia la possibilità per i contribuenti di destinare al previsto Dipartimento il 6 per 1000 della propria IRPEF. Ed è proprio riprendendo questa idea che varie personalità, fra cui Alex Zanotelli, Luigi Ciotti, Moni Ovaidia,
oltre a chi scrive, hanno lanciato una campagna denominata 6 per la pace, 6 per 1000, chiedendo a chiunque la condivide di agire come se l'opzione fiscale fosse già realtà, versando i 6 per 1000 della propria imposta IRPEF alla Tesoreria Centrale per la Protezione Civile o altra realtà che persegue finalità coerenti con la difesa civile non armata e non violenta. Inoltre chiede di accompagnare tale scelta con una richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate, in modo da creare un caso politico che costringa governo e Parlamento a occuparsi del tema. Chiunque voglia dare la propria adesione per dimostrare che in Italia esiste un popolo della pace è invitato a iscriversi sulla piattaforma peacelink.it/6 per 1000. Ecco, questo articolo di Avvenire lo potete trovare in rete. Si intitola Come capovolgere la spesa militare con la campagna del 6 per 1000. Al termine dell'articolo, come vedete, c'è il link https://pacelink.it/6 per 1000. Lo andiamo ad aprire e qui sul portale di PeaceLink trovate la possibilità di aderire a questa campagna che viene qui illustrata, così come ha ben fatto Gesualdi su questo articolo che vi ho appena letto dell'Avvenire. C'è l'elenco dei primi sottoscrittori: padre Alex Zanotelli, Don Luigi Ciotti, Monia Ovadia, Don Alessandro Santoro, Francuccio Gesualdi ed altri. Si può aderire come persona, come associazione o anche come entrambe. Ora voglio farvi vedere alcune foto scattate sotto il palco ieri sera. Questo è Landini. Questo è il ragazzo che ha fatto la testimonianza per aver perso una mano con un ordigno bellico nella prima guerra mondiale in Italia. Cofano di Stop the War Now. Il palco, come vedete, era montato alla destra della Basilica di San Giovanni in Laterano. Ora vi faccio vedere alcuni video. Mm. In modo accesi con la nostra coscienza. Realmente va il cuore di tutti batte qua. Allora dobbiamo dirci come il mondo Realmente va il cuore di tutti batte. Allora dobbiamo dirci con forza che la pace è possibile. La pace è possibile. E lasciatemi ricordare, già altri l'hanno fatto, ma lo voglio fare anch'io, il grande Tonino Dello,
Bravo! Quando nel 1992 Profeta disse di essere preoccupato di un'Europa sempre più cassa comune invece di casa comune. Un'Europa sempre più di mercanti che di fratelli. La profezia di Tonino Bello. Ma Tonino Bello disse anche, e lo auguro a tutti voi, di essere malati di pace. Vi auguro di essere malati di pace, perché la malattia della pace è davvero una patologia che auguro a tutti. In modo accesi con la nostra coscienza, alleate della pace sono le coscienze inquiete che scelgono come compagni i dubbi e non le certezze. Oh, sono preoccupato di quanti sento che sono certi, e invece auguro a me e auguro a voi di essere sempre accompagnati dai dubbi, quei dubbi che sono porte aperte al confronto, al dialogo, alla ricerca comune di un bene superiore. Diffidiamo, vi prego, diffidiamo delle coscienze pacificate, sedute sulle loro certezze, nella incoscienza dei propri limiti. Diffidiamo dei neutrali, troppi sono i neutrali nel nostro paese. Diffidiamo dei più pericolosi, che sono i mormoranti, quelli che stanno sempre zitti, ma poi nei salotti e in altri luoghi giudicano, pettegano, insultano e non fanno nulla. Attenzione, vi prego, le coscienze pacificate sono le madri dei conflitti, dell'uso indiscriminato della forza. Allora sì, per promuovere la pace è necessario garantire giustizia sociale e giustizia ambientale. Ma attenzione, già altri hanno detto, ma dobbiamo dircelo ancora una volta, che l'attuale sistema economico produce disuguaglianze, ingiustizia, degradando i diritti in privilegi. La logica competitiva del mercato economico non è che l'anticamera di quella competizione tra vincitori e vinti, tra aggressori e aggrediti, chiamata guerra, ma l'anticamera è quella lì. Le guerre meno visibili, quelle economiche, della finanza, di quell'economia che uccide la libertà e la dignità di tante persone. Sono guerre queste, meno visibili, una guerra non dichiarata, ma ancora più pericolosa, ipocrita, nascosta, subdola. Allora voi me lo insegnate. Quando il valore del denaro è superiore al valore della vita, si è già in stato di guerra e di conflitto. Ma voi mi insegnate anche che l'economia, senza mai generalizzare e mai dimenticando le cose belle e positive,
Ma quando l'economia dei grandi monopoli e delle grandi ricchezze, questa economia non è mai innocente, non è mai innocente questa economia. Allora la pace è possibile, ma non è possibile, scusatemi, non è possibile che tre sole multinazionali governano il 63% del mercato delle sementi e il 75% degli agrofarmaci. Hanno i brevetti, mettendo milioni di contadini nella totale disperazione. Non è possibile che i vaccini che noi abbiamo ricevuto, le case farmaceutiche non hanno sbloccato e la politica non ha sbloccato quei brevetti. Nei paesi poveri i vaccini non ci sono o sono ridotti all'osso. È una vergogna, è una vergogna questa emorragia di umanità. Ma occhio, vi prego occhio, il cibo, la fame, si muore di fame, la fame perseguita grandi parti del mondo, determina con le altre 59 guerre migrazioni epocali. 828 milioni è l'ultimo dato serio delle persone che soffrono la fame, ma vi pare possibile? 2 miliardi e 300 milioni vivono in sicurezza alimentare. L'acqua potabile è solo il 2% sulla faccia del pianeta e 4 miliardi di persone hanno poco accesso all'acqua. Allora c'è un'altra guerra che arriva prima, che arriva da lontano, che ci fa dire con forza, anche qui su questa piazza, che la fame è criminale. Ma attenzione, attenzione, quando il muro di Berlino è stato battuto ci sembrava una grande gioia. E dopo quel muro, quello di Gorizia, in Italia. Oggi i muri nel mondo sono 70, altri 7 sono in costruzione, equivalgono oggi a 40.000 chilometri. I muri, i fili spinati, equivalgono proprio alla circonferenza della Terra. Si sta andando indietro, non in avanti. Allora la pace è possibile, ma non è possibile tutto questo. E le organizzazioni criminali, le mafie, vanno a nozze, riescono a fare i loro affari, vivono come l'industria delle armi sulle guerre, sui conflitti. Allora, si alzino le nostre voci, ma dobbiamo anche dirci, per piacere, ma voi lo fate, voi lo vivete, dobbiamo dircelo con forza, che la povertà è un reato contro la dignità delle persone, la povertà è un crimine di civiltà, è un crimine la povertà. E allora la speranza non è reato, dunque l'immigrazione non è reato. Bravo! Non è reato. Bravo! E voi capite, il diritto alla vita è il diritto fondamentale, quello che rende possibile tutti gli altri diritti.
E i diritti significano riconoscimento giuridico di uguale dignità. Che vergogna che nel paese che noi amiamo, perché noi amiamo il nostro paese, non si riesce a fare una cosa semplicissima: riconoscere la cittadinanza piena a quei bambini che sono nati, cresciuti qui, cresciuti qui. L'inclusione sociale sta alla base della democrazia, della libertà, della dignità di tutti. Io mi auguro meno solidarietà e più giustizia sociale. Bravo. Sia ben chiaro, non daremo in meno la solidarietà, ma noi non vogliamo fare l'ortopedia sociale. Occupatevi voi dei poveri degli ultimi. Certo che ce ne occuperemo sempre, ma chiediamo alla politica che faccia la propria parte, la giustizia sociale. Allora, la pace, come e dove si costruisce? La pace si costruisce innanzitutto nel pensiero. Occorre pensare la pace, cioè pensarla possibile. Dobbiamo fare spazio alla pace dentro di noi. Si costruisce anche nei linguaggi. Oggi c'è troppa aggressività, già nel parlare. C'è tanti che semplificano. Servono parole chiare, serve ascoltare, studiare. Abbiamo bisogno anche di silenzio, di riflettere, per chi crede di pregare. Ma la pace si costruisce nelle pratiche. I veri pacifisti sono i costruttori di pace. Ora una Questa riflessione di piazza è in Landini. grado di affermare un valore in più, quello della fraternità, quello cioè di mettere assieme le diversità e di dire basta alla guerra per un negoziato più avanzato. E lo diciamo perché, come veniva ricordato da chi ha parlato prima di me, e lo dico perché in queste giornate, in questi giorni, chi ha parlato di questa manifestazione prima di vederla continuava a dire che noi saremmo equidistanti. Lo dico con calma ma con fermezza: non hanno capito assolutamente nulla e ci guardino. Noi non siamo equidistanti e non solo siamo per la pace, siamo contro quelli che hanno voluto questa guerra e siamo qui perché affermare il diritto del popolo ucraino vuol dire affermare la pace, vuol dire affermare il negoziato, e dovremmo imparare tutti che dopo 8 mesi il rischio, se non riparte la diplomazia, è quello della guerra nucleare, non è quello della pace. E allora questo lo diciamo con forza e lo diciamo con grande determinazione. E voglio anche dirlo, che il fatto che possa parlare io in questa manifestazione a nome del movimento sindacale confederale è perché il mondo del lavoro non è qui per altruismo, ma sta vivendo sulla propria pelle che per poter affermare la libertà nel lavoro, i diritti nel lavoro, la giustizia sociale, c'è bisogno della pace, perché la guerra è quella che distrugge i diritti, il lavoro, la democrazia. Questo è il nostro manifesto.
Un caro saluto a tutti voi.